Alexa, abbassa il volume della tele. Ok. Ciao a tutti da Poderac, siete stati in tanti a chiedermi: Poderac, come posso comandare la mia televisione? Come faccio a comandare la mia televisione se non è Android? La risposta è molto semplice e in questo tutorial riuscirete a comandare qualsiasi televisione semplicemente con un dispositivo aggiuntivo che adesso andremo a vedere. Questo dispositivo non vi permetterà solo di comandare la vostra televisione, vi permetterà anche di controllare decoder, speaker, condizionatori, qualsiasi cosa che funziona con gli infrarossi. Perché? Perché questo dispositivo, che si chiama Broadlink RM Mini 3, è un dispositivo che riesce a replicare il segnale dei vostri telecomandi in generale. La cosa bella di questo dispositivo è che è compatibile con Alexa, infatti c'è una skill che dopo andremo a vedere. Ma prima di iniziare vediamo velocemente cosa c'è dentro la confezione, subito dopo la sigla. Vedendo velocemente cosa c'è dentro la confezione, le istruzioni che vi consiglio di non seguire perché l'applicazione che vi fa scaricare è troppo vecchia. C'è il dispositivo che vi permetterà di replicare e di trasmettere i segnali infrarossi del vostro telecomando e c'è anche il cavo micro USB. Come vedete non c'è la presa USB per poterlo alimentare. Io che cosa ho fatto? L'alimento con la porta USB della mia Smart TV. Volendo potete comprare una presa USB che costa pochissimo su Amazon. Se invece prendete la versione non mini andrete a pagare ovviamente di più, però oltre alla possibilità di comandare i dispositivi infrarossi potrete utilizzare le radiofrequenze, ad esempio per aprire un cancello, per attivare l'irrigazione di casa. Nel caso vi lascerò i link di questi dispositivi qui sotto in descrizione, così dopo voi fate la vostra scelta. Prima di andare a configurare l'applicazione dovremo andare a collegare il nostro dispositivo. Come vi ho detto, io lo collegherò alla porta USB del televisore, ma non per qualcosa, semplicemente per comodità. Poi se vorrete collegarlo a una presa USB, ben venga. Alexa, accendi la luce, e così riuscite a vedere meglio. Ok, lo collego alla porta USB e il gioco è fatto. Quello che vi consiglio di fare prima di tutto è andare dietro e con un ago o uno stuzzicadenti andare a premere il tasto reset finché il dispositivo non inizierà a far lampeggiare questo LED blu. Adesso andate nel Play Store, c'è anche questa applicazione su iOS e cercate IHC. Non scaricate Intelligent Home Center, ma scaricate Intelligent Home Center for EU perché altrimenti non vi va. Io l'ho già scaricata. Nel caso vi lascerò i link sia dei vari prodotti e sia dell'applicazione, così non vi sbagliate. Fate su apri e andate a configurarla. A me è già configurata, dovrete semplicemente fare due cose. Uno, quello di registrarvi, potete farlo o con un'email e una password, però ve lo sconsiglio perché nella maggior parte delle volte vi dimenticherete dopo il login. Fate login con Facebook, che è molto semplice, non vi chiede neanche tante autorizzazioni e vi troverete questa schermata. Non vi troverete tutti questi dispositivi perché li dovrete configurare. Come si fa? Prima di tutto dovrete andare qui in alto a destra e c'è un più, ok? Dovete fare add device e qui vi dà un elenco di dispositivi che potrete configurare con questa applicazione. Voi fate su Universal Remotes e qui vi elenca i vari dispositivi. Il nostro è R Mini 3. Se andrete a scegliere la versione dell'applicazione non europea c'è la possibilità che questa opzione non ci sia. Altra cosa, vi ricordo di abilitare il GPS perché a volte non riesce a identificare il dispositivo se non abilitate il GPS. RM Pro Plus è un dispositivo simile a quello che abbiamo qui, solo che oltre a gestire i dispositivi tramite infrarossi gestisce anche i dispositivi tramite onde radio. È più completo, quindi nel caso vi lascerò il link anche in descrizione di quel dispositivo. Io, avendo l'RM Mini 3, andrò a selezionare lui e farà loading. Qui vi dirà le istruzioni da eseguire. Vi chiederà di connettervi nella stessa rete dove andrà a collegarsi il Broadlink. Io l'ho già fatto e facendo su next qui sotto, vedete qui c'è next, vi chiederà la password. Attenzione, questo dispositivo è compatibile con reti 2,4 GHz. Se avete la 5 GHz potrebbe non connettersi, c'è scritto ovviamente qua, non è supportato il wifi 5 GHz. Inserite la password, fate su next e il vostro dispositivo verrà aggiunto. Una volta configurato avrete questa iconcina qui per configurare i dispositivi vari, che può essere la televisione in questo caso, ma anche il climatizzatore eccetera eccetera. Premete sul bottone del vostro RM Mini e qui sotto troverete add
premete su Add e vedrete tutti i dispositivi che potrete configurare: televisione, climatizzatore, switch, lampada, tende motorizzate, qualsiasi cosa voi vogliate. Potete addirittura definire un telecomando personalizzato, nel senso che andrete a prendere il vostro telecomando e lo duplicherete. Però questa opzione user define funzionerà semplicemente solo con l'applicazione Broadlink, non funziona con Alexa, almeno per adesso. Poi magari faranno qualche aggiornamento. Per adesso so che funziona bene per le TV, l'ho provato per il climatizzatore, poi vedete qui sotto ce ne sono altri, addirittura il purificatore dell'aria, lo stereo, la porta, le fotocamere, DVD, eccetera eccetera. Io faccio finta di aggiungere la TV e qui mi cercherà tutti i brand. Ok? Se non trovate il vostro brand, cercate di vedere se magari c'è un brand compatibile, nel senso che vi permette comunque di accendere e spegnere la televisione, cambiare canale. Io ho Samsung, quindi cercherò Samsung. Mi mostrerà già un telecomando compatibile. Io cosa faccio? Lo provo, vedete, dice funziona o non funziona. Provo ad alzare il volume. Sì, funziona. Quindi cambiamo canale, sì, funziona, ok, perfetto, metto muto e dico ok, funziona. Come la chiamiamo questa TV? La chiamiamo TV casa, giusto per cambiare. Facciamo ok, qui mi dirà che un bottone non è compatibile, qua lasciate stare e vedete si è aggiunto TV casa. Adesso come faccio a renderlo compatibile con Alexa? Andiamo sull'app Amazon Alexa. Aspettiamo che carichi. Oggi il tramonto è alle 16:50. E aprite il menu ad hamburger. Vedrete qui ci sono varie opzioni. Cercate skill e giochi. Premete in cerca in tutte le skill e cercate Broadlink. Dovrete fare su attiva e qui vi dirà che dovete dare le autorizzazioni. Dovrete prima aver configurato l'applicazione, aver configurato Broadlink ed essere sicuro di essere nella stessa rete wifi e non con la rete 3G, 4G del vostro telefono. Fate su confermo e fate su next. Qui vi dirà collegati con il tuo account Broadlink. Io vi ricordo che vi ho consigliato di fare login con Facebook non a caso, quindi io premerò login con Facebook. Facciamo su next e vedete che la skill è stata aggiunta. Adesso si apre questo pop-up e vi dice rileva dispositivi. Aspettiamo qualche secondo e vediamo se ci rileverà una nuova televisione. Ritorna a questa pagina, ma vedete che in tutti i dispositivi si è aggiunto un pallino perché ha riconosciuto un nuovo dispositivo. Vedete? TV casa, oltre a tele che avevo già configurato, c'è TV casa che se io vado a premere gli posso dare un nome. Attenzione, se avete messo il nome TV dovete dire il comando ad Alexa chiamandolo TV. Comunque voi potete cambiargli il nome. Io il nome più interessante però tele. E direi adesso di vedere i comandi da dare ad Alexa per far funzionare il nostro Broadlink. Adesso che abbiamo configurato tutto, vediamo i comandi che dobbiamo dare ad Alexa, ovvero Alexa, prossimo canale della tele. E vedete, lui mi cambia canale. Non state vedendo niente perché ho scelto dei canali per evitare problemi. Alexa, canale precedente della tele. Ok. E torna indietro. Alexa, alza volume della tele. Ok. E ha alzato di 3 questa volta. Possiamo anche dirgli Alexa, abbassa volume della tele. Ok. Alexa, vai a canale 777. Ok. E vedete, lui è andato a canale 777. In realtà, quando voi date il primo comando, entra in modalità televisione, quindi in teoria non dovreste dire in continuazione della tele alla fine. Per esempio, Alexa, abbassa il volume. Ok. E vedete, ha capito in automatico che intende il volume della televisione. Alexa, ripristina volume della tele. Ok. Alexa, ripristina volume della tele. Ok. Avete visto che in realtà non è tutto precisissimo, dipende ovviamente dall'applicazione. Come avete visto, con questo dispositivo praticamente riusciamo a comandare qualsiasi cosa. Io in questo caso vi ho spiegato come configurare e comandare la vostra televisione, ma potreste tranquillamente comandare il
climatizzatore. Se vorrete un video specifico fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io spero che questa guida vi sia stata utile. Un bel mi piace. Vi ricordo che lascerò il link dell'applicazione, il link per acquistare il Broadlink sempre qui sotto in descrizione. Se avete dubbi, domande e curiosità, scrivetemi qui sotto un commento. Potete trovarmi su Facebook, Instagram, Telegram e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!